Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da una piantina di Phalaenopsis, proprio come questa, ovvero in procinto di morire, anziché buttarla, le si possa ridare nuova vita, quindi forza e vigore. Io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché la tecnica è davvero molto semplice, ma soprattutto a costo zero. Considerate che questa è una piantina che stava finendo nell'immondizia e che mi sono fatto regalare proprio per fare l'esperimento. Quindi la prima cosa che dovrete fare quando capita di avere una piantina come questa è tirarla fuori dal vaso. Semplicemente avvolgere tutto e tirarla via. Dopodiché tirare via le parti ammalorate, quindi la foglia semplicemente strapparla, è venuta via semplicemente, e poi, come si può notare, qui di foglie ce n'è soltanto più una e di radici onestamente più nessuna, quindi sarà davvero difficile riuscire a recuperare, ma vi assicuro che si può. Quindi prendere delle forbicine e dopo averle sterilizzate andare a tirar via tutte le parti ammalorate e secche che ci sono. In questo caso purtroppo direi che si deve tirare veramente via tutto. Allora, via. Questa ancora no perché comunque è secca ma non è marcia. E via. Eseguita la pulizia, quindi eliminato tutto ciò che erano parti ammalorate o secche, questo è il punto di partenza dal quale si spera poi di ottenere la giovane piantina. Adesso procurarsi un contenitore trasparente e un bicchiere in vetro sarà perfetto, dopodiché prendere la piantina ed inserirla all'interno in questo modo. Dopodiché prendere dell'acqua ed andarla a versare, fare in modo che il livello dell'acqua vada a coprire tutto l'apparato radicale ma che non superi il colletto della pianta, per intenderci quello dal quale nascono le radici. Così. 4-5 cm dovrebbero essere perfetti. Ecco qua. Vi mostro meglio quello che dovreste ottenere, quindi il livello dell'acqua che copre tutte le radici, dopodiché la parte nel quale nasceranno in teoria le foglioline nuove, scoperta, quindi assolutamente non a contatto dell'acqua, perché se dovesse essere poi a contatto dell'acqua ci sarebbe il pericolo concreto che il tutto marcisca. Esiste un trucco davvero molto efficace che vi permetterà di accelerare e favorire la formazione delle radici e consiste nell'utilizzare l'acqua ossigenata, quella comunissima che si utilizza per disinfettare le ferite quando vi fate male, per intenderci, ed andarla ad addizionare all'interno dell'acqua nel quale poi metteremo la piantina, creando una soluzione al 20%. E provo a spiegarmi meglio come si crea. Quindi in questo bicchiere si sono messi circa 4 cm di acqua. Sarà sufficiente andare ad addizionare ancora 1 centimetro di acqua ossigenata per creare la soluzione, dopodiché miscelare ed andare ad inserire la pianta all'interno di ciò che abbiamo appena creato, ovviamente rispettando il fatto che il livello dell'acqua non dovrà mai essere superiore al colletto della piantina. Risultati dopo circa 1 mese e mezzo a mollo nell'acqua. Trascorsi più o meno 40 giorni riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto, quindi non solo la piantina è ancora viva, ma gode di ottima salute e lo dimostra proprio il fatto che le radici vecchie da un colore paglierino adesso sono di un verde intenso ed in più ne sono nate addirittura altre, ce ne sono 2 nuove che sono lunghe circa 1,5 cm e andando a guardare nel centro della pianta, proprio qui, si è generata pure una fogliolina nuova, quindi direi che tutto è andato forse addirittura meglio di quanto sperato. Provo a cambiare inquadratura e a mostrarvi meglio come, ma soprattutto dove siano nate le nuove radici. Guardatele qua. Direi che sono assolutamente perfette e quelle vecchie, da un colore paglierino, quindi ormai praticamente secche, si sono rinvigorite e hanno assunto un colore verde molto intenso, quindi davvero tutto è andato in modo assolutamente perfetto. Eccola qua. Quindi non resta altro che spostare la piantina in un vasetto con della corteccia e sperare che poi la stessa cresca. Se i video vi piacciono e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In questo modo mi aiuterete a fare crescere il canale. Arrivati a questo punto, procurarsi un vaso. Quello classico per le orchidee, quindi in plastica, trasparente e forato, sarà perfetto. Io ho riutilizzato lo stesso nel quale era prima la pianta, però l'ho sterilizzato in modo da evitare che poi eventuali funghi, muffe o batteri presenti all'interno prima potessero riaffiorare e comunque andare a danneggiare nuovamente la piantina. E ho preso della corteccia nuova, cosa che dovrete fare anche voi, perché quella purtroppo va cambiata. E fare semplicemente questa operazione. Iniziare ad inserirne una parte, circa i 2/3 all'interno del vaso, in questa maniera, dopodiché prendere
la piantina e stando attenti comunque a non rovinare l'apparato radicale che si è appena formato e comunque quello esistente, appoggiare la piantina, tenerla mentre si inserisce dell'altra corteccia e riempire il vaso. E alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che la corteccia sia ben zuppa. Però dalle volte dopo, quando bagnerete, dovrete aspettare che la corteccia si sia asciugata. Alla fine delle operazioni questo è ciò che si è ottenuto, quindi si è passati da una pianta che ormai era quasi morta ad un'altra invece che è completamente rinvigorita e gode di ottima salute. Trascorsi soltanto 10 giorni, riprendendo la piantina, così è come appare. Si può notare che la giovane fogliolina che è spuntata adesso sta crescendo davvero tanto e quindi questo sta a significare che non solo goda di ottima salute, ma che abbia trovato davvero il suo habitat ideale. Quindi non resterà altro che aspettare che la stessa cresca e che inizi a produrre di nuovo i primi fiori. E riprendendo il tutto dopo circa un anno, questo è ciò che si è ottenuto, una pianta assolutamente perfetta e sana, bella esteticamente e, come si può notare, ha delle foglie che sono davvero perfette, toccandole sono turgide e hanno un colorito lucido ed intenso ed in più, andando a guardare all'interno del vaso, quindi nella corteccia, si può vedere che le radici che prima non esistevano si sono sviluppate in una maniera assolutamente perfetta. Quindi direi che a fronte di quello che si è ottenuto, si può dire senza ombra di dubbio che il risultato e l'esperimento siano stati davvero un successo. Nell'ipotesi che non sappiate come si curano queste piante, nel box informazioni metterò un link del video dove si spiegano tutti i trucchi e i segreti per poter ottenere delle piante esattamente come questa. Se ce la fate dategli un'occhiata perché secondo me è davvero molto carino. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.